Tra qualche istante andrà in onda il TG News, la controinformazione dei sopravvissuti italiani e della rete L'Abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare dalla sezione sottotitoli. Buona visione. In a few moments the TG News will be broadcast. Counter-information from Italian survivors and the Abuse Network. We remind you that the program is subtitled in 5 languages which you can select from the subtitles section. Have a nice viewing. En unos momentos se transmitirá TG News. Contrainformación de supervivientes italianos y de la red Abuse. Te recordamos que el programa está subtitulado en 5 idiomas que podrás seleccionar en la sección de subtítulos. Buena visión. Dans quelques instants le TG News sera diffusé. Contre-information des survivants italiens et du réseau Abuse. Nous vous rappelons que le programme est sous-titré en 5 langues que vous pouvez sélectionner dans la section sous-titres. Bonne vue. In wenigen Augenblicken können Sie hier die TG News sehen. Sie finden Nachrichten von italienischen Betroffenen und dem betroffenen Netzwerk in Italien, Rete L'Abuso. Das Programm wird in 5 Sprachen untertitelt, die Sie im Menü auswählen können. Viel Spaß beim Ansehen. L'arcivescovo William Elori era seduto in silenzio lunedì mentre i sopravvissuti ad abusi sessuali violenti per mano dei sacerdoti e del personale impiegato dell'arcidiocesi di Baltimora raccontavano le loro storie. Una donna ha raccontato che i suoi abusi sono iniziati in prima dell'elementare, un'altra che il prete la minacciava abitualmente con una pistola e che una volta le ha tenuto la testa sott'acqua vicino alle eliche di una barca per farla tacere sui ripetuti stupri. Un uomo ha descritto come gli abusi subiti da adolescente lo abbiano portato a un percorso di distruzione che lo ha perseguitato per anni. Tutti hanno affermato di vivere ancora oggi con la depressione e gli incubi legati agli abusi subiti. I sopravvissuti agli abusi sessuali hanno combattuto per questa opportunità da quando l'arcidiocesi di Baltimora ha dichiarato bancarotta lo scorso autunno, pochi giorni prima che entrasse in vigore una legge del Maryland chiamata Child Victims Act. La legge consente ai sopravvissuti di fare causa indipendentemente da quando è avvenuto l'abuso. Lori ascoltava attentamente mentre i sopravvissuti raccontavano le storie di come le loro vite e in alcuni casi la loro volontà di vivere furono portate via per mano dei leader della chiesa di cui si fidavano. Sono venuto come sacerdote, come pastore e come qualcuno che spera che questo possa contribuire in qualche modo alla guarigione, ha detto l'arcivescovo. In Italia, paese a maggioranza cattolica, lo scandalo degli abusi all'interno della Chiesa ha avuto un impatto deflagrante per la popolazione, che ha dovuto prendere coscienza della vastità del fenomeno. Secondo i dati diffusi nel 2022 dall'Osservatorio Permanente della Rete L'Abuso, in Italia sono 325 i sacerdoti denunciati per pedofilia e 161 sono stati condannati in via definitiva, ma sarebbero migliaia le vittime di violenza sessuale da parte di membri del clero. A differenza di quanto accaduto in Francia nel 2018, in Italia non è mai stata avviata un'indagine indipendente che potesse far luce sulla reale portata del fenomeno degli abusi nella Chiesa, ma sono stati pubblicati, sempre nel 2022, solo i risultati di un rapporto che si basa su alcuni casi segnalati alla Chiesa stessa tramite i suoi centri d'ascolto fra il 2020 e il 2021. Secondo tale report vi sarebbero state 89 segnalazioni di molestie a carico di prelati e 613 fascicoli aperti, ma i dati forniti dalla CEI sono ben lontani dalla realtà. Bisogna sottolineare infatti che in Italia non vi è l'obbligo da parte di sacerdoti o vescovi di denunciare i pedofili alle competenti autorità italiane e per tale motivo molti sacerdoti denunciati per abusi sono stati semplicemente trasferiti di sede, lasciando loro la libertà di reiterare i propri comportamenti.
È un passaggio di un articolo pubblicato dalla testata to.ch dal titolo "Quella Chiesa che odia i bambini". Report sulla situazione in vari stati europei. Nel 2022, citato nell'articolo, in occasione della presentazione del report della CEI, Monsignor Ghizzoni, presidente del Servizio Nazionale per la Protezione dei Minori e delle Persone Vulnerabili del Consiglio dei Vescovi, disse esplicitamente che la CEI non accetterà mai una commissione indipendente per indagare sugli abusi. Per Ghizzoni e la Conferenza dei Vescovi Italiani, solo loro possono indagare, solo loro possono occuparsene, solo loro possono esprimersi. In sostanza, la posizione dei vescovi italiani che gli unici autorizzati o dotati delle competenze necessarie per svolgere indagini sulla Chiesa sono gli stessi chierici, ha sottolineato in un articolo già citato in una precedente edizione del TG, wordcrunch.com. In questa prospettiva, la prevenzione, di per sé giusta e necessaria, serve soprattutto come alibi per non far luce sul passato. La Chiesa cattolica in Polonia è precipitata in una crisi profonda dopo che un nuovo rapporto ha rivelato che quasi il 30% dei recenti casi di abusi sessuali sui minori è stato commesso da preti. La Commissione statale polacca sulla pedofilia ha annunciato infatti alcuni dati scioccanti. Tra il 2017 e il 2020 sono stati segnalati 345 casi di pedocriminalità e di questi la Commissione si sta occupando di 100, in cui un membro del clero è stato segnalato come autore di violenza sessuale su un bambino sotto i 15 anni. La percentuale del 30% è tanto più scioccante perché equivale quasi alla percentuale di abusi sui minori commessi da familiari delle vittime, che la Commissione valuta pari al 35%. È davvero una cosa enorme, ha detto Stéphane Joulin, sacerdote e psicoterapeuta francese specializzato nel trattamento degli abusi sessuali sui minori. Questo dimostra tutta la portata del problema in Polonia, ha affermato. Inoltre la Commissione ha rivelato di aver inoltrato 55 richieste di rinvio a giudizio alla magistratura polacca. Di questi 36 riguardavano la mancata denuncia di casi di abusi sessuali su minori, di cui erano sospettati membri del clero. La Commissione ha lamentato che la Chiesa non le ha fornito una serie di documenti. Finora abbiamo ricevuto ripetute assicurazioni sulla disponibilità a collaborare. Ne siamo molto soddisfatti, ma non abbiamo ancora visto la realizzazione di questa assicurazione, ha detto il presidente della Commissione Błażej Kmieciak. Anche se costretta ad andare avanti su questi temi, l'istituzione polacca resiste e persevera in un sistema di coperture di questi scandali, ha detto Joulin, che è convinto che le cifre appena annunciate siano solo la punta dell'iceberg. Nel mondo laico, così come in quello religioso, gli abusi sessuali sono largamente sottostimati, ha sottolineato. Questo è particolarmente vero in una società radicata nella tradizione in cui la Chiesa e la famiglia svolgono un ruolo importante. Nessuno vuole offuscare l'immagine di queste istituzioni, ha detto il sacerdote terapeuta. La Chiesa polacca è scossa da quasi 2 anni da una grave fiducia nei confronti della sua gerarchia. Il documentario del giornalista Tomasz Sekielski sulla questione nel 2019 ha suscitato indignazione tra i cattolici polacchi. La conferenza episcopale ha poi pubblicato lo scorso giugno un rapporto da cui sono emerse diverse centinaia di nuove denunce dal 2018 contro membri del clero. A causa di questi scandali, molti cattolici polacchi si stanno allontanando dalla Chiesa. In un paese marcatamente di destra, con una forte presenza della Chiesa nel tessuto sociale e che è oltretutto il paese natale di Giovanni Paolo II, queste rivelazioni sono un enorme schiaffo, ha ammesso padre Joulin.
Decapitato il vicariato di Roma, il cardinal vicario Angelo De Donatis è stato nominato da Papa Francesco a penitenziere maggiore in Vaticano e il gesuita Monsignor Daniele Libanori, finora vescovo ausiliare per il settore di Roma Centro, diventa assessore del Santo Padre per la vita consacrata, un ruolo che non ha precedenti. Siluramenti o promozioni? Libanori, nominato ausiliare nel 2017, ha maturato molta esperienza nella sua veste di commissario di comunità religiose problematiche, dalla slovena comunità Loyola, cofondata dall'ex gesuita abusatore Marco Rupnik, alla famiglia di Maria. Nella gestione del caso Rupnik, Libanori ha sempre ascoltato le vittime e non ha mai difeso Rupnik, che invece gode ancora adesso di grandi protezioni in Vaticano e presso il cardinale, ormai ex vicario, De Donatis, di cui è stato mentore e guida spirituale, che lo ha sempre spalleggiato. Di Libanori è l'indagine che ha portato allo scioglimento della comunità Loyola, dove il teologo artista ha perpetrato a partire dagli anni 90 abusi psicologici, spirituali e sessuali su diverse consacrate. In un'intervista al quotidiano francese La Croix del 16 febbraio 2023, Libanori smentì che Rupnik si fosse mai pentito, smentendo di fatto quanto affermato dal generale dei gesuiti, padre Arturo Sosa, che in un'intervista aveva affermato il contrario. Libanori ha poi sempre sostenuto le vittime dell'ex gesuita nel loro diritto a un processo e aveva messo in luce che a impedirlo era intervenuta la prescrizione. Il Papa, che ha sempre protetto Rupnik tanto da incontrare non le vittime ma la presidente del centro Aletti di Rupnik, lo scorso ottobre quella prescrizione l'ha tolta per rendere possibile il processo. Forse ha cominciato a nutrire dubbi sull'innocenza di Rupnik, forse ha capito e apprezzato la posizione di Libanori e lo ha voluto valorizzare ora con un incarico di rilievo al suo fianco, ma si capirà solo con il tempo. Quanto alla rimozione del cardinal vicario De Donatis, quasi certamente in questo caso si tratta di un siluramento. La penitenzieria apostolica è infatti un organismo antico e prestigioso, ma di scarsa rilevanza su un piano politico. E se è vero che il Papa sta cambiando idea su Rupnik, potrebbe aver voluto punire De Donatis, con cui il rapporto è peraltro sempre stato teso, per la sua posizione ultragarantista nei confronti del mosaicista, poi espulso dalla Compagnia di Gesù, o per il comunicato del vicariato dai toni compiaciuti e ben poco formali, che lo scorso autunno dava conto delle conclusioni positive della visita canonica al centro Aletti, definendone la vita comunitaria sana e priva di particolari criticità, che sembra aver messo in imbarazzo i vescovi della diocesi. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.